Io sono Fabrizio, Io sono Tommaso. siamo padre e figlio e siamo su 9020 Club. Di che parliamo in questo video? In questo video parliamo dello spurgo dei freni della Moto Guzzi V50 dell'83. E perché dobbiamo spurgare i freni? Come avete visto nel video scorso, il lavoro effettuato sul cardano, e se non l'avete visto recuperatelo, dopo qualche giorno di utilizzo della moto, Dopo qualche giorno, dopo 3 giorni, 4, 4. ha cominciato a frenare un po' meno e un po' male. Quindi sono andato a controllare il liquido. La situazione non era delle migliori. Ah, ma io dove ero nel frattempo? Ah, questo lo sai. Diciamo che mi ero preso una vacanza. Via. Andavi a fare la Parigi-Dakar? Avrei voluto farla alla Parigi-Dakar, bello il deserto, bellissimo. Naturalmente un altro lavoro che ha fatto lui. Per fare lo spurgo abbiamo bisogno di un tubicino di gomma qualunque che andrà inserito nella vite di spurgo di tutte le pinze, un recipiente, in questo caso una vecchia lattina, e chiaramente il nuovo liquido da inserire nel sistema frenante. Nel caso della Guzzi questo è un DOT 4, ma è sempre meglio controllare su manuali quando disponibili oppure online, sui forum si trovano molte informazioni, che tipo di liquido mettere all'interno della propria moto. L'olio dei freni è un particolare liquido ed è acido per via delle sue caratteristiche. Bisogna prestare molta attenzione mentre si fanno queste operazioni, perché nel caso in cui il liquido finisca su delle parti della moto potrebbero danneggiarsi o rovinarsi. Comunque non è estremamente acido ed è facilmente lavabile con acqua. Questa è la vaschetta del liquido dei freni anteriori e si svita, il tappo è un po' duro all'inizio, molto probabilmente dentro, attenzione perché c'è questa membrana qui che infatti potrebbe colare. Ok, queste le condizioni del liquido all'interno dell'impianto. Se il liquido ha questo colore è il momento di fare uno spurgo, e infatti eccoci qua. Ehi, non fare come la Guzzi, fermati un secondo, metti like, iscriviti e lasciaci un commento qua sotto che ci fa sempre comodo. Allora, questa è la vite dello spurgo della pinza. Bisogna inserire la chiave in questo modo. Questo perché qua sopra ci dovrà andare attaccato il tubicino che poi lascerà uscire il liquido dei freni. La chiave va messa in questo modo, in modo tale che possiamo aprire e chiudere durante le fasi dello spurgo. Questo perché quando la leva è in posizione di pressione, ok, spinge il liquido e quindi permette l'uscita dalla vite dello spurgo. Quando però rilasciamo la leva, la pompa assorbe aria. Avendo lo spurgo aperto, c'è il rischio che entri dell'aria nell'impianto e questo poi è un problema perché andrà rifatto nuovamente lo spurgo. Quindi quando premiamo la leva, la vitina è aperta, la chiudiamo e rilasciamo la leva. Questa è un'operazione che va fatta finché la vaschetta è andata al livello del minimo. Sotto il livello del minimo c'è il rischio che la vaschetta peschi aria anche durante l'operazione di rilascio, e anche questo è un problema perché andrà a vanificare il lavoro che abbiamo fatto fino adesso, e quindi dovremo ripetere nuovamente lo spurgo. Ora inseriamo il tubicino avendo l'accortezza di inserirlo tutto in maniera che non fuoriesca liquido durante le fasi dello spurgo, e poi possiamo mandarlo tranquillamente nella nostra vaschetta, o in questo caso lattina, che è appoggiata su una scatola, visto che il tubicino che ho a disposizione è troppo corto e bisogna arrangiarci. D'altronde siamo appassionati, non ossessionati. Durante lo spurgo naturalmente la vaschetta si svuoterà, quindi quando il livello arriva alla tacca del minimo bisogna rabboccare il liquido. Questa operazione va fatta finché dal tubicino non esce il liquido nuovo. Una volta che è uscito il liquido nuovo si richiude la vite dello spurgo, si levano i tubi facendo attenzione e il gioco è fatto.
Scriveteci nei commenti cosa pensate di questo lavoro e naturalmente ricordate che 90-20 Club significa che noi, nel nostro garage, padre e figlio, facciamo delle cose che anche voi potete fare a casa vostra. Quindi Commentate, chiedeteci cose, fateci sapere cosa pensate dei video, se avete dei consigli da darci. Adesso che la pinza è tornata a una pressione normale, la vaschetta è leggermente vuota, quindi andiamo a rabboccarla fino al massimo, chiudere il tappo e serrare la vite dello spurgo. La vaschetta è chiusa, andiamo a stringere, che è già stretta, la vite dello spurgo e adesso con attenzione leviamo il tubicino. Questa è la parte più delicata, dato che qua sicuramente c'è del liquido avanzato, quindi molta attenzione perché si potrebbe spargere ovunque. Leviamo la chiave e diamo un'ultima pulita. Va bene con lo Scottex, un panno qualunque, se avete pulitore dei freni meglio. naturalmente questo lavoro non l'ho fatto io, l'hai fatto tu. Che cosa ne pensi? Il lavoro è stato semplice, giusto qualche accortezza per essere sicuri che tutto fili liscio. Penso di aver fatto un buon lavoro. La Muzzi è tornata a frenare come frenava prima Fortunatamente. e io mi sono anche potuto godere un paio di giorni di giri nelle campagne romane. E quindi appuntamento al prossimo video di 90-20 Club? Certo, Ciao! ciao! Iscrivetevi al canale.